Oggi non ci radiamo, raccolgo un input che ho ricevuto da voi, grazie, per raccontarvi quelli che sono i miei prodotti imprescindibili, cioè quelli che dal mio armadietto non potranno mai mancare. Ognuno di noi ha quei prodotti che sono evergreen, gli imprescindibili, gli irrinunciabili, ecco i prodotti per me. E naturalmente siamo qua così anni 50-60 con questa big band, yeah! Perché a me ogni tanto piacciono queste cose, per parlare dei miei prodotti imprescindibili come la sigla, proprio la sigla, una cosa antiquata ha detto. E ci sono per tutti noi e questo video la vostra presenza, la vostra voglia di partecipare sarà fondamentale perché, cari ragazzi, qua non si tratta solo di me, perché altrimenti sarebbe veramente una cosa poco interessante. Qua si tratta di tutti noi, di tutti gli appassionati della rasatura tradizionale sul Montefeltro wet shaving. Utilizzate i commenti e scrivete quali sono per voi i vostri prodotti imprescindibili. Dalla locandina che si vedeva dalla miniatura poteva sembrare un setup, in realtà sì, è vero, devo dirlo, ho cercato di costruire un setup, però poi non ho guardato assolutamente in faccia a nessuno e ho scelto i miei prodotti imprescindibili. Cominciamo immediatamente sempre con l'invito a tutti quanti voi di scrivere i vostri prodotti imprescindibili, quelli irrinunciabili, ok? E come sempre partiamo mi calmo, sì, mi calmo, partiamo dal giorno prima. Io quante volte negli anni ho detto che per una buona rasatura è bene su certe pelli, naturalmente non su tutte, in certe condizioni meteo, quando almeno l'aria è molto secca, iniziare la sera prima se ci radiamo al mattino. Questa è una crema assolutamente da supermercato, si chiama Omia, l'ho comprata all'Esselunga. Come la utilizzo? Intanto ve la faccio vedere anche dentro, dura un sacco perché ce ne va veramente pochissima. La sera prima un bel lavaggio del viso con acqua bella calda, un'asciugatura attenta e un po' di crema, ci vanno in tutto 5 minuti, ma proprio a esagerare volendo fare con calma, e vi assicuro che il giorno dopo mi ritrovo una pelle bella elastica, nutrita, insomma, che affronta la rasatura in modo maggiore, no, più che in modo maggiore, in modo migliore. Quello che volevo dire è che io non è che per tutte le rasature della mia vita faccio tutte queste cose di preparatori, no, assolutamente, anche perché sennò non riuscirei ad arrivare in ufficio. Io vi parlo della rasatura ideale, quella dove ho tempo e mi prendo il mio tempo e mi gusto il mio tempo. Ecco, allora inizio Prima della rasatura, altro prodotto, King C Gillette detergente viso. Questo detergente viso, che non costa neanche tanto, anche questo è un prodotto da supermercato, perché non bisogna andare assolutamente sull'alta cosmesi, bastano prodotti semplici ma specialistici. Questo è specialistico. Mi lavo il viso, a meno che non ho fatto la doccia 2 secondi prima, allora questo è assolutamente inutile. Questo prodotto ha un lievissimo effetto scrub e ha una capacità anche di ammorbidire un pochino la barba. Naturalmente chi ha barba tenera, tutte queste mie manie, persecuzioni mentali non hanno molto senso, bisogna dire la verità, perché l'onestà prima di tutto. Io vi parlo della mia rasatura ideale, cioè di una persona che ha sì la pelle abbastanza robusta, ma che ha la pelle secca, e poi la pelle, anche se è robusta, meglio la trattiamo e meglio è. Cosa ne dite voi? Scrivetelo nei commenti. E niente, fa un leggero scrub, toglie un po' di pelle morta prima della rasatura, è l'ideale. Io per tanti anni, come sapete, sono praticamente 40 anni che mi rado col metodo tradizionale. Io per tanti anni non ho mai
Cioè non è vero mai, io non ho quasi mai utilizzato i Prebalba perché li ho sempre ritenuti inutili, ho sempre detto una buona insaponata è il miglior Prebalba che ci sia, soprattutto se preceduto da una bella doccia dove il vapore insomma apre i pori della pelle. Però un paio d'anni fa ho dovuto ricredermi quando, dopo aver provato mille Prebalba per curiosità personale e un po' di scimmia, ho provato Stop Red Point di Extra Cosmesi. Questo è l'unico, non voglio dire che sia così per tutti, io vi parlo di quello che succede a me, è l'unico prebarba che su di me funziona. Cosa fa esattamente? Innanzitutto prepara la pelle e il pelo. Io non ho notato, cioè io non cerco scorrevolezza, probabilmente lui ce l'ha anche una dote extra di scorrevolezza, ma io non cerco scorrevolezza nel prebalba perché io la ritrovo in qualsiasi sapone utilizzo, perché li idrato veramente a dei livelli che molti neanche si sognano di farlo. E quindi, cari amici, vi racconto, su di me mi ammorbidisce tantissimo la pelle, me la rende elastica, e addirittura sto per dire una cosa che molti diranno che sono pazzo o prezzolato, ma non lo sono, perché voi lo sapete, e addirittura io in certe condizioni, con il giorno prima che insomma preparo la pelle con tutta una preparazione particolare, addirittura ho la sensazione è una sensazione di raggiungere poi una profondità maggiore con il rasoio. Certe volte, quando sento la pelle particolarmente stressata, questo prodotto lo uso anche prima della passata di contropelo, ma giusto una pompata. Normalmente ne do 3 pompate, invece prima del contropelo, ma non sempre, solo qualche volta ne do una. Questi non sono consigli per gli acquisti, sono mie considerazioni personali. Come fare a meno della scatol? Passiamo ad altro argomento. Questa, finché non la proviamo, finché non ci abituiamo all'uso della scatol, la tazza calda, io pensate che da ottobre fino a maggio la uso, cioè proprio non mi faccio problemi, vi faccio sempre che si veda vedere anche come è fatta dentro. Questa è una tazza della Kushave, ma ce ne sono di mille tipi, praticamente fanno tutte lo stesso effetto. Questa, essendo in ceramica, mantiene molto il caldo. Io non vi consiglio di usare acqua troppo calda perché poi va a finire, insomma. Però cosa faccio io con la scatol? Ammorbidisco il sapone in modo che i burri, gli oli si sciolgano bene, vengono rilasciati, e poi faccio un premontaggio e un inglobamento. Non monto in ciotola, questa è la mia ciotola, ma in caso di pelli molto delicate è bene fare partire da qua per il montaggio. Però io uso la pellaccia mia come ciotola, però io qua inglobo, faccio sciogliere i burri dei saponi in modo che poi vengano assorbiti ancora meglio dalla pelle. La rasatura perfetta, anzi la rasatura goduriosa che diventa un rito, parte anche da queste cose. Naturalmente adesso parliamo del mio set ideale. Il mio set ideale è questo: saponificio varesino Desert Vetiver, Eau de Intense Vetiver di Hermès, mi pare sia l'ispirazione, perché questa non è una profumazione che nasce, non è farina del sacco di Varesino, no, hanno preso una profumazione un po' piacciona ma un po' particolare, e questo per me è un sapone che non può mai mancare. Ora lo sto finendo, vedete che c'è il buco, il boggio come diciamo in Liguria. Un saluto a tutti voi amici che ci seguite dalla Liguria, perché è la mia terra, ma un saluto a tutti da tutto il mondo, perché abbiamo avuto testimonianze che anche da molto lontano, da molte migliaia di chilometri, ci seguite qua sul Montefeltro Wet Shaving. Iscrivetevi!
Va bene, che dicevo, come vedete, insomma, questo, e sono già al secondo. Perché l'Exalt Vetiver? Perché è un sapone duro di saponificio varesino con la beta 4.3 che io ritengo veramente una buona base, che assolutamente, voi direte, ma è costosissimo, è caro, anzi no, in realtà è costoso. Beh no, ne va tanto poco che insomma alla fine costa poco più, un pochino di più di un Proraso, ma qui abbiamo una qualità, un effetto cosmetico e condizionante, perché se voi usate Varesino per 4-5 volte di seguito la pelle vi cambia, ma io non voglio fare le pubblicità, perché non mi sono mai sentito sponsorizzante, eccetera eccetera eccetera. È la volta di passare al pennello. Il pennello è stato veramente un problema scegliere un pennello, perché io ne ho molti. Allora, innanzitutto, come voi sapete, non uso molto i sintetici, però poi alla fine ho scelto questo, ecco. Questo è un pennello imprescindibile e rinunciabile che è entrato da poco, più di un anno in mio possesso, e rapidamente ha scalato la classifica di tutto ciò che già avevo, che non era assolutamente poco. Ragazzi, questo è un two band, cioè un Finest assolutamente di qualità, un nodo da 24 mm, è il SOC della Semogue, e vi posso assicurare che io mi trovo da Dio, perché ha un backbone assolutamente accentuato ma contenuto, una densità giusta, cioè una gestione del sapone che alle 5 di mattina, io quando lo uso a 5-6 di mattina non devo stare a pensare a come gestire il sapone, perché lui non è troppo denso, è abbastanza denso ma non è densissimo, punte carezzevoli, e quindi questo è il mio irrinunciabile, imprescindibile nuovo pennello. Adesso la cosa più difficile, il rasoio di sicurezza. Ragazzi, qua veramente io sono andato in crisi. Poi parliamo anche della lametta da barba mia preferita, anche se è un parlarne un po' così, insomma. Ragazzi, scusate se esco dall'inquadratura, è inutile girarci intorno, tutti sanno che il 316 di Edwin Jagger è il mio rasoio preferito. Però questa piccola chiacchierata si chiama gli imprescindibili, gli irrinunciabili. Non è detto che ci siano le mie cose preferite, significa che c'è qualcosa a cui non posso fare a meno. E quando un paio di anni fa un carissimo amico del cuore mi regalò questo, io andai in crisi. Cioè, lo so, dovrei parlare dell'altro, però è importante fare questo discorso, perché da qui c'è dei cambiamenti pazzeschi. Io presi il 316 al day one, praticamente, se non qualche giorno dopo. Mi ricordo, dopo aver sentito un caro amico e molto esperto in rasatura tradizionale, Massimo Boffini Fontana, che saluto caramente, un abbraccio Massimo, che gli chiesi come va il 316, lui mi disse prendilo, vai tranquillo, ti diverti, e io non ci ho neanche pensato, l'ho preso. E dal day one, dal primo utilizzo, anzi dal primissimo utilizzo, per me è stato un rasoio fantastico. Poi un paio di anni fa, forse 3, un amico mi regalò questo Blackland Blackbird. A proposito, ne esiste anche una versione light, vi consiglio di guardare qua su, perché il Cerusico ha proposto un video molto interessante sul Blackbird Light, confrontandolo con questo, ma adesso non esuliamo dal discorso. Questo rasoio mi mise assolutamente in crisi, perché il mio rasoio preferito in assoluto era il 316. Provato questo, ho detto, ma provato per un mese questo, tempo fa, anni fa, e dissi, ma allora, ma qua, là, su,
giù. Poi alla fine, dopo lunga meditazione durata quasi un anno, lui è l'imprescindibile. Anche lui però è imprescindibile. Io non so, dovrei scegliere un prodotto, ma è veramente difficile. Diciamo che se ho una pistola puntata alla testa che mi dice o scegli oppure muori, allora scelgo il 316 perché, scusate, effettivamente lui è più versatile, è un rasoio 3 pezzi per chi non lo conoscesse, in acciaio inox 316, tecnologia MIM perché non è fatto al CNC ma è stampato. Però ragazzi, questo rasoio mi emoziona. Non è un rasoio per chi inizia assolutamente, però non è neanche tutta questa aggressività, anzi è un rasoio che, se uno ha la consapevolezza del gesto, come dico io, conosce la propria pelle, conosce il proprio face mapping e soprattutto ha una mano, non dico molto allenata, basta un anno e mezzo di rasatura tradizionale, con questo vi divertite veramente, anche perché non vi taglia solo la barba, vi dà un feedback assolutamente credibile su quello che state facendo. Cioè è difficile farsi male con questo se si è capaci ad usare la rasatura tradizionale nel modo abbastanza consapevole e corretto. Anche per pelli delicate, sì, se si ha molta mano. Poi io ho sempre pensato che la pelle delicata deve avere, insomma, poi io parlo di rasature quotidiane generalmente, perché le mie rasature sono causa ufficio ed essere presentabile in ufficio. Questa mattina è prestissimo, devo ancora farmi la barba, ma non me la farò qua, la farò poi privatamente, e questo sì, assolutamente un'emozione unica. Oppure uno scazzo totale, nel senso che vai da solo, cioè ottieni i risultati che vuoi, 3 passate rapide, veloci, saponata, e veramente lo puoi usare in tutti i modi se hai la consapevolezza di ciò che hai in mano e hai un po' di mano allenata. Ma quella non è che è una dote che, insomma, c'è chi ce l'ha e chi non ce l'ha, no, lo possiamo avere tutti, naturalmente, allenandoci. Con il tempo, dopo un anno e mezzo, un rasoio così lo usi in scioltezza, qua ti fai dei contropeli, wow, E niente, ho voluto parlarne un po' di più, mi sono soffermato un po' di più sul 316 perché è veramente gli imprescindibili, gli irrinunciabili sono i prodotti per noi. Parliamo della lametta. La lametta, cosa che più personale assolutamente non c'è, nel senso che potete conoscere 10 persone e queste 10 persone ognuno avrà la sua lametta. Scusate i capelli che sono un disastro, devo farli tagliare. Vabbè, non c'entra niente, ma io quando avevo 19 anni mi arrivavano qua i capelli, ero un pazzo. Vabbè, andava di moda all'epoca, ero un mangini un attimino fuori di mela. Perché le Gillette 7 O'Clock? Perché le Gillette 7 O'Clock Super Stainless? Perché su di me hanno una grande profondità e allo stesso tempo una grande dolcezza. Io non vi dico provatele, ve le consiglio, perché ognuno di noi ha una lametta che fa per lui e non è detto che sia questa, quindi non ha nessun senso che io vi dico provatele. Finiamo questo nostro breve appuntamento, che per me è importantissimo, con l'aftershave. E sempre di Saponificio Varesino, sempre Desert Vetiver. Cosa ha questo aftershave a differenza di altri? Ma innanzitutto mi piace molto la profumazione, poi mi piace molto l'effetto cosmetico degli attivi, degli ingredienti attivi all'interno. Non è alcolico, ma non alcolicissimo. Per essere un prodotto di lusso hanno sempre mantenuto Saponificio Varesino sugli aftershave un costo comunque più che accettabile, perché non è a oltre 35 euro come molti altri prodotti. Qua mi pare che siamo attorno ai 26-27 euro, ce n'è 125 ml
Persistenza, beh, non è il massimo della persistenza perché giustamente poi hanno l'eau de parfum, l'eau de toilette, però il suo lavoro di aftershave con gli attivi cosmetici fa un lavoro eccezionale. Io non ho i profumi di saponificio Varesino perché non sono solito profumarmi a mo' di zoccolone. No, vabbè, non vorrei offendere nessuno, è che non mi piace avere troppo profumo. Poi con i gatti è sempre un problema. Però questo a me dura quelle 2 ore, 3 ore e va più che bene per quello che sono, insomma, le mie esigenze. Ragazzi, abbiamo terminato. Grazie per essere stati con me. Questi erano gli imprescindibili, gli irrinunciabili per me. Buon tutto di tutto a tutti.